Buongiorno amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi proseguiremo il percorso che avevamo pianificato perché il meteo è cambiato. Ieri ha piovuto al Col de l'Iseran, il primo giorno al Col de Nivolette è stata una giornata bellissima. Ieri purtroppo, complice il tempo, meno, anche se l'Iseran e tutto il giro che abbiamo fatto, che troverete nel video precedente, è stato comunque molto bello. Ma oggi il meteo è buono, non danno pioggia e quindi riusciamo a fare quello che avevamo pianificato, ovvero da Avigliana torneremo in Francia, Oulx, Monginevro, passeremo per tutte le valli francesi fino ad arrivare al Col dell'Agnello, il secondo passo asfaltato più alto d'Italia, Colle dell'Agnello, rientreremo in Italia attraverso il Colle della Maddalena e passeremo nel Cunense per tornare verso Pavia. Andiamo. Amici, la Val Susa in direzione Monginevro è molto più bella, si assapora proprio un'atmosfera francese, a partire dalle fortezze, innumerevoli fortezze sparse per la valle, fino ad arrivare a Oulx. Dopo Oulx praticamente si entra in Francia e il paesaggio resta simile in tutto l'arco alpino. È molto molto suggestivo, panorami eccezionali, strade asfaltate di buon livello e oggi c'è anche il sole, quindi ci sta andando bene. Passeremo la dogana e vedremo poi più avanti che strada percorrere per arrivare al Colle dell'Agnello. Eccola davanti a noi la fortezza di Exilles con tutta la sua imponenza. E qui ragazzi avrei voluto far volare il drone sopra la fortezza, ma purtroppo oggi è una tappa molto impegnativa, faremo più di 400 km perché rientreremo verso casa e quindi se vogliamo vedere anche il Colle dell'Agnello il giro è molto lungo e impegnativo, dovremo fare più soste, per cui dobbiamo rispettare la tabella di marcia. Durante questi 3 giorni faremo un totale di 1000 km, siamo già oltre 500 e qualcosa e oggi completeremo il giro. Ovviamente siamo passati dai 32 gradi della pianura padana ai 5 gradi del Col de l'Iseran a 2770 metri, video che trovate nel canale, e diciamo che ci siamo dovuti attrezzare a strati, portare magliette, maglioncini, maglioni e soprattutto tute antipioggia perché ieri ha anche piovuto. Ed eccoci, siamo entrati in Francia, abbiamo passato la dogana e si va verso le valli che ci porteranno fino al Colle dell'Agnello. Le valli francesi sono incredibili, davvero bellissime, hanno degli scorci, dei panorami favolosi. Ovviamente ragazzi ci sono sempre anche gli imprevisti e sto registrando la voce audio in differita perché praticamente mi si è impiantato il dado della fotocamera, non riuscivo più a svitarlo, non potevo registrare l'audio. Ragazzi, ci siamo fermati a Briançon, siamo già in Francia e abbiamo visto che sul navigatore praticamente per raggiungere il Colle dell'Agnello è successo qualcosa, c'è un tratto di strada chiusa, ci fa fare una deviazione che ci allunga il percorso di circa un'ora. Ci proviamo, vediamo cosa ne esce. Siamo arrivati a Guillestre, siamo in mezzo alle Alpi francesi, adesso proseguiremo per arrivare al Colle dell'Agnello, facendo un altro giro perché abbiamo scoperto che c'è un giro di ciclisti, hanno chiuso le strade e quindi abbiamo fatto un altro percorso. E quindi ragazzi abbiamo rivisto un attimo il giro, praticamente scenderemo lungo una statale che ci porta ad allungare il percorso di un'ora, però alla fine si rivelerà anche più interessante. In fondo vedete un'altra fortezza. Qui siamo già in Francia, ma questa zona è una zona ricca di queste
fortificazioni, questi edifici militari che risalgono al periodo delle prime guerre mondiali e anche prima, perché è un territorio che è sempre stato teatro di spartizione di confini. Ed eccoci ragazzi, qui siamo nella zona del Queiras, il fiume Queiras, dove praticamente c'è un canyon meraviglioso. Quello che andiamo a vedere adesso è la strada più bella di tutto quanto il percorso di questi 3 giorni. È veramente emozionante, un panorama favoloso con questo fiume che costeggia la strada e appunto crea questo canyon. Mi dovete scusare per la pronuncia francese, poco capibile, ma vi metto in sovraimpressione le diciture corrette. Questa strada parte da Guillestre e percorre tutto l'arco del canyon, appunto tracciato dal fiume L'Aiguille, e si congiunge al fiume L'Equeiras, sì. E in sostanza parte da Guillestre e arriva a Moline en Queiras per poi proseguire verso il Colle dell'Agnello. Più o meno saranno 50 km di strada, una meraviglia ragazzi, questa zona qui è assolutamente da vedere. Se venite da queste parti in Francia, fate queste strade perché sono bellissime. Lungo la tratta, tra l'altro, ci sono dei paesini da visitare con dei castelli, delle fortezze appunto, e veramente vale la pena ragazzi. Questo qui è proprio un canyon di quelli che ci si immaginano e si desiderano percorrere in moto. Mi ha ricordato le Golle del Verdon che ho fatto nel 2018, è molto simile come panorama.
Per l'intero viaggio di questi 3 giorni l'abbiamo fatta in solitaria, guidando io e come passeggero Veronica. Bene ragazzi, iniziamo la salita verso il Colle dell'Agnello e quello che abbiamo visto poco fa è stupendo, un canyon bellissimo, ma qui parliamo del Colle dell'Agnello, quindi il panorama cambia decisamente e si aprono scenari poco visti, molto più rari, più si sale più il paesaggio è arso, bruciato dal freddo invernale, è pieno di colori in estate che non troviamo in nessun'altra parte. La quota che raggiungeremo sarà superiore ai 2700 metri, 2744 per la precisione, sulla cima. E adesso stiamo salendo, iniziamo a percorrere questa strada che ci porterà sul Colle dell'Agnello dal versante francese a quello italiano. Adesso facciamo la foto. Parcheggio un attimo. Ragazzi, siamo arrivati sul Colle dell'Agnello, Francia da Italia, e qua c'è la Francia. E invece di qua c'è l'Italia. Italia. Il posto è bellissimo. Allora, è il secondo passo più alto d'Italia, 2744 metri, Colle dell'Agnello.
Colle dell'Agnello conquistato e adesso scendiamo nel versante italiano fino a raggiungere i primi paesini, anche perché devo fare rifornimento e sia alla moto che al nostro stomaco. Quindi appena troveremo un paesino ci fermiamo e ci rinfocilliamo per il pranzo. Il primo paese che incontreremo scendendo dall'Agnello si chiama Chianale. Ci siamo fermati a mangiare al mulino di Chianale, è un paesino appena scesi dal Colle dell'Agnello. Ci sono circa 15 gradi, sopra c'era 10, faceva freddo, percepiti 5, però posto bellissimo. Mangiamo e proseguiamo. Amici, siamo rientrati da poco, sono già spalmato sul divano e sono terminati questi 3 giorni favolosi dove siamo passati alle Alpi francesi, abbiamo scorazzato tra i monti a diverse quote fino all'Iseran, 2770 metri. Il Colle dell'Agnello ce l'abbiamo fatta a farlo nonostante le gare di bici, strada chiusa, insomma senza non poche difficoltà. Comunque siamo rientrati, è stato bello e vi invito a vedere tutti e 3 gli episodi che sto dividendo e montando, quindi usciranno 3 praticamente video differenti: Col de Nivolet, Col dell'Iseran e Colle dell'Agnello, e spero che vi piacciono, vi informino e vi divertano. Io vi rimando ai prossimi video, un abbraccio, ciao!
È un appunto, ragazzi, che voglio fare, ci tengo a fare. I francesi saranno quello che saranno, ma quando sei in moto dietro si fermano, mettono la freccia e ti fanno passare, cosa che in Italia non vedo quasi mai. B, le strade sono molto belle, tutte asfaltate bene e nuove, a parte l'Iseran. L'Iseran non è un granché, però ho fatto delle strade per arrivare al Colle dell'Agnello, ero in Francia piena, dove c'è un canyon ma tenuta bene, strada bellissima, carreggiata larga, quindi va anche fatto un applauso a questi nostri vicini di casa transalpini.